Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo un setup incredibile con 3 fotocamere, adesso vedrete. 1, 2, 3. Sono qui con Luca perché vogliamo chiarire cos'è meglio tra trading e investimenti e soprattutto vogliamo capire cos'è il trading e cosa sono gli investimenti, soprattutto perché con le pubblicità ingannevoli ultimamente non si capisce e ci sono interpretazioni diverse. Per cui intanto lo ringrazio e con lui vogliamo capire questa cosa. Allora Riccardo, il problema delle pubblicità effettivamente nel settore degli investimenti e del trading è un qualcosa che negli ultimi anni davvero ha creato tanta confusione, perché spesso e volentieri si trovano pubblicità dove si fa credere alle persone che davvero con pochi soldi si possa ottenere uno stipendio. Si vedono le pubblicità della casalinga che riesce a mantenere la famiglia facendo trading online. Allora, dobbiamo chiarire subito che questo tipo di pubblicità, appunto ingannevoli, come giustamente hai detto te, non sono vere e non esiste questa possibilità. Il trading online e gli investimenti sono qualcosa a cui ci si deve approcciare in maniera seria e professionale, perché si può fare in modo che diventi un'attività lavorativa, ma come tutte le attività lavorative è importante approcciarci in maniera estremamente professionale. E seria anche, ma questa cosa l'ho notata tantissimo anch'io dalle domande che mi arrivano di persone che si stanno approcciando, che a volte non hanno ancora capito cosa voglia dire fare un investimento o fare trading. Perché Esatto. sono entrambi un lavoro e bisogna dedicarci del tempo. I soldi a questo mondo, come è giusto che sia, non te li regala nessuno. Esatto. Quindi partiamo col chiarire la differenza tra trading e investimenti. Il trading è una vera e propria attività lavorativa dove ci si mette brutalmente davanti a una piattaforma di trading e si dedica del tempo a cercare di speculare sui mercati finanziari. Quindi si cerca di capire quali saranno i movimenti o al rialzo o al ribasso di un determinato strumento finanziario e una volta determinato quello che è secondo noi la direzione probabile si va a fare un'operazione speculativa. Quindi diciamo che è un'attività appunto dove dobbiamo dedicare sicuramente più tempo nella pratica proprio dell'attività, rispetto invece agli investimenti, dove invece sostanzialmente l'obiettivo di un investimento, per esempio in azioni, in borsa, è un qualcosa di differente, perché investire in azioni quotate in borsa di fatto significa diventare soci di un'azienda e di conseguenza significa fornire il capitale a questa azienda che, a differenza del trading online dove siamo noi a lavorare, farà lavorare altre persone che di fatto faranno andare avanti il business dell'azienda e l'obiettivo, diciamo, dell'investimento diventa quello di una volta l'anno sostanzialmente andare a incassare i proventi di questa attività, di questa, appunto, di questo business che non siamo noi a fare direttamente, ma sono i manager e gli impiegati dell'azienda. Questa è la grossa differenza tra trading e investimenti. Chiaramente si fa un po' confusione perché appunto con uno strumento finanziario come le azioni è possibile anche fare trading. Esatto, sì. Esatto, quindi diciamo che c'è un momento in cui trading e investimento si toccano, però appunto sono e devono rimanere due cose ben distinte. Sì, prova a riassumere. Nel trading si fa mera speculazione sul prezzo attraverso l'analisi che si è fatta del grafico, mentre quando vai a fare un investimento c'è prima una fase di analisi della qualità del prezzo e dell'azienda per poi fare un investimento e aspettarsi anche una durata di molto più tempo, diciamo. Esatto, cioè diciamo che l'ottica temporale su cui si va a fare trading è tendenzialmente, generalmente molto più breve rispetto a un investimento dove tendenzialmente l'obiettivo dovrebbe essere quello appunto di investire
in un business più a lungo termine rispetto che a una mera operazione di trading che potrebbe finire anche in qualche ora, qualche settimana o qualche mese. Certo, ma e per rispondere alla domanda introduttiva, cos'è meglio tra trading e investimenti secondo te, secondo la tua esperienza? Allora, partendo dal presupposto che sono due cose diverse, secondo me chi si vuole approcciare al mondo del trading o degli investimenti deve portare avanti le due cose in maniera parallela. Siamo d'accordo su questa cosa, ti ho fatto questa domanda per capire se eravamo sulla stessa linea e siamo sulla stessa linea. Guarda, mi fa molto piacere, ti spiego perché. Però io la penso anche che se uno ha un flusso, poi adesso spiegherai, certo. Penso sia la stessa idea. Il trading io lo vedo più come un flusso di cassa che può essere anche dato da un lavoro. Esatto. Mentre l'investimento sono soldi che abbiamo ottenuto dal lavoro che noi decidiamo di far fruttare investendo in un'azienda o investendo in qualsiasi altra cosa più a lungo termine. Allora, sono completamente d'accordo con te, infatti dico che secondo me il trading e gli investimenti vanno portati avanti assieme parallelamente proprio per questo motivo. Nel mio caso ottengo un flusso di cassa dal trading, quindi di fatto il trading è un po' come se fosse il mio stipendio. Certo. Questo stipendio, diciamo la parte che riesco a non spendere del mio stipendio, una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 6 mesi, la prendo e la investo, nel mio caso, sul mercato azionario, certo, dove vado alla ricerca di aziende solide, che abbiano un prezzo secondo me scontato rispetto al loro valore reale e soprattutto che abbiano delle prospettive di lungo termine, che il business che porta avanti l'azienda abbia delle prospettive di lungo termine diciamo importanti di sviluppo. Certo. Ti faccio un esempio, proprio che mi è capitato qualche giorno fa. Una persona mi ha chiesto cosa ne pensi delle azioni Eni, che sono chiaramente Eni, la conosciamo tutti, certo, è un'azienda che estrae petrolio e lo commercializza in tutto il mondo. A questa persona io ho risposto: guarda, Eni è un'azienda, è un'azione che io non vado ad analizzare nemmeno, perché la prospettiva futura del business in cui opera secondo me non è valida, nel senso che io credo e spero anche che nel futuro siano non siano i combustibili fossili ma le energie alternative a dominare il certo, mondo, quindi diciamo essere utili all'umanità per continuare a crescere. Sì, quindi in quel caso ecco che io non vado a analizzare nemmeno il titolo Eni, perché ha una prospettiva che secondo me nel lungo termine non è sostenibile. Al contrario, quindi alla fine, oltre a fare l'analisi che faresti con tutte le aziende, vai anche in base ai tuoi gusti magari, a quelle che sono anche i tuoi ideali. Chiaramente, o più che i miei ideali, quelli che sono i trend di lungo termine. Ti faccio un esempio proprio molto attuale. Di recente ho investito nel titolo Beyond Meat, che è un'azienda americana che produce quella che gli americani chiamano la fake meat, quindi la carne 100% vegetale. Ecco che secondo me quella è un'azienda che nel lungo termine potrebbe davvero fare dei risultati, ottenere dei risultati incredibili, perché vedo che il trend, diciamo, del salutismo o comunque dell'alimentazione plant-based è un trend che sta crescendo molto. Non lo dico io, lo dicono i dati di Google. Certo. Io ogni volta, prima di investire in un'azienda, vado e controllo in Google Trend, che è uno strumento gratuito che è potentissimo, che abbiamo tutti a disposizione, quello che è il trend dell'argomento, e vedo appunto quali sono le tendenze. Quindi in questo caso, appunto, per tornare alla domanda iniziale, io prendo il mio stipendio, parte del mio stipendio, e lo investo in aziende dove non sarò io davanti al computer materialmente a far lavorare i soldi come nel trading, certo, ma sarà il CDA e gli impiegati di quell'azienda che lavoreranno di fatto al posto mio, perché nel caso dell'investimento io sono un socio
dell'azienda, perché se tu compri azioni letteralmente diventi un azionista, un socio di quell'azienda, e il mio obiettivo diventa quello, una volta l'anno, 2 volte l'anno a seconda delle politiche aziendali, di incassare il dividendo. E chiaramente a monte di tutto questo c'è un'analisi dei bilanci a livello fondamentale dell'azienda per capire se, oltre a incassare i risultati dell'azienda, quindi i dividendi, c'è anche la possibilità di guadagnare dall'incremento del prezzo dell'azione. Quando trovo un'azienda che è in un settore promettente per il futuro, ha un prezzo basso rispetto a quello che io credo sia il prezzo corretto dell'azione e in più paga anche un buon dividendo, ecco che io compro quel titolo e lascio lavorare i soldi al posto mio. A mio avviso l'investimento in azioni è l'unico vero modo, o uno dei pochi modi che abbiamo per far lavorare il capitale al posto nostro. Certamente, quindi alla fine per rispondere a qual è meglio sono semplicemente 2 cose diverse. Esatto, esattamente. Secondo me l'ideale proprio per riuscire a guadagnare bene dal trading e dagli investimenti nel lungo termine è proprio portarli avanti parallelamente, perché nel trading capitano mesi dove non riesci magari ad ottenere lo stipendio, come abbiamo detto. Certo. Probabilmente in quel mese invece gli investimenti vanno bene. Quindi diciamo che sono due attività molto diverse che per certi versi in alcuni punti si toccano, Sì. ma vanno portate avanti parallelamente. Ho capito, ma un'altra domanda che le persone mi fanno molto spesso è: con quanti soldi devo iniziare per poter permettermi di non lavorare? Perché molto spesso si dice anche inizia con 100, inizia con 200, però se inizi con 100 e, che ne so, i tuoi obiettivi sono quelli di ottenere il 5% mensile, il calcolo è semplice, otterrai 5 euro. Esatto. E con 5 euro, per carità, qui in Italia non si vive con 5 euro. Guarda, è una domanda alla quale è abbastanza difficile rispondere, perché chiaramente quanti soldi servono per ottenere uno stipendio dal trading chiaramente dipende da che tipo di trader sei. Certo. Dipende da quanto rischi, dipende da qual è la tua propensione al rischio, però il mio consiglio è, se si vuole fare trading come professione, assolutamente non possiamo nemmeno pensare di fare trading come professione con meno di 10, 20, 30 mila euro. Ok. Piuttosto aspettiamo di avere quella cifra, impariamo con dei conti demo. O altrimenti io vedo anche alcune persone, e sono nello stesso filone, che dicono di provare con i propri soldi, ma magari sapere che quei soldi andranno probabilmente persi, o comunque c'è un grande rischio che vadano persi, perché alla fine se inizi a provare con, che ne so, 300 euro, 500 euro e pensi che quei soldi siano utili per la tua istruzione, quando stai perdendo, quando stai vincendo, lo senti molto di più che sia in un conto demo rispetto a che i soldi realmente investiti. Perciò io a volte dico di provare con anche 100 euro, perché quando si farà la scelta giusta la si sentirà molto di più, e quando si farà la scelta sbagliata ci colpirà molto di più. Guarda, io consiglio sempre, prima di partire con un conto demo, quando si pensa di poter comunque non fare cavolate, sì, certo, quando si è capito come funziona, sì, certo, non partire con 100 euro, è importante però, da oggi a domani, certo. Ecco, io non sono d'accordo sulle 100 euro perché sono proprio poche. Secondo me prima si fa una bella esperienza in demo, si capisce come non fare cavolate, okay. E questa è la prima cosa. Secondo me il minimo, proprio per avere un'idea di quello che è il vero trading, servono 2000 euro. Ok. E voglio essere estremamente trasparente, con meno di 2000 euro secondo me non si riesce a capire bene quello che si sta facendo, non si riescono a diversificare le posizioni, certo. Quindi secondo me meno di 2000 euro è sbagliato. Fare
un bel po' di esperienza con una cifra comunque possiamo dire piccola, perché una persona anche andando a fare, un ragazzo anche andando a fare il cameriere nel weekend è una cifra che può tranquillamente riuscire a raccogliere, sì, a mettere via. Quando si è capito che si riescono a non fare più cavolate, che è la parte difficile del trading. Io ancora oggi, dopo 20 anni di trading, a volte faccio delle cavolate che addirittura capisco che sto facendo delle cavolate e lo faccio lo stesso. Quindi diciamo che il trucco, il segreto non è tanto imparare una tecnica, certo, ma è imparare a gestire questa cosa che abbiamo tra le due orecchie perché è quella che, nonostante per esempio nel mio caso siano 20 anni che faccio trading, ancora oggi mi fa degli scherzi. sì, quindi è questa la parte difficile da imparare a gestire nel trading, la parte psicologica. Detto questo, appunto, a mio avviso trading e investimenti vanno portati avanti parallelamente. E comunque, se lo si vuole fare per professione, per sintetizzare, Sì, si parla di cifre di almeno 20-30 mila euro, come dicevi. assolutamente. Parlare di cifre inferiori sarebbe una presa in giro, Certo. perché tieni presente che sempre se lo si vuole fare di professione. Certo, assolutamente. Ok. Se parliamo di professione, se invece uno vuole farlo perché è anche un divertimento, io lo dico Certo. sempre, fare trading comunque è qualcosa che banalmente ti fa capire quello che succederà nel mondo qualche giorno dopo. Certo. Se fai trading sul petrolio, tu sai con giorni di anticipo se il prezzo della benzina aumenterà e di conseguenza se lo diranno al telegiornale. È un modo anche per essere connessi con il mondo, Certo. vedi quello che succede, perché chiaramente tutti gli avvenimenti Poi del ovviamente mondo... tu lo dici da appassionato. Io sono un certamente. super appassionato. Altra cosa importante, quello che dico è: non fate trading se cercate un modo di fare soldi. Fare trading deve essere un modo, cioè bisogna fare trading se si sente che si ha la passione Certo. per quell'attività. Quindi questo è importantissimo. Mentre per quel che riguarda gli investimenti, con che cifre pensi o credi che si debba iniziare? Guarda, per quanto riguarda gli investimenti, qui sono molto più, diciamo, elastico, nel senso che più che una cifra da avere per iniziare, secondo me... È un qualcosa di ricorrente. È un qualcosa di ricorrente. Ok. Secondo me a partire dai 18 anni o anche prima Sì. bisogna tutti i mesi mettere via una piccola o grande cifra da dedicare agli investimenti. Veramente, più giovani si è, meglio è. Magari non si vuole decidere di imparare a valutare le aziende, non c'è problema, si va ad investire su un indice, su un ETF, so che tu nel tuo canale ne hai parlato diverse volte, e il mio consiglio è quello di fare un piano di accumulo, si chiama, quindi una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, Sì, 6 mesi. È una cosa di cui parlo anche molto Esatto. spesso. Comprare a prescindere dal prezzo, senza cercare di azzeccare la direzione, comprare un ETF su un indice che potrebbe essere il DAX, quindi l'indice Sì. tedesco se vogliamo rimanere in Europa, o se vogliamo andare in America l'S&P 500, e semplicemente sfruttare il fatto che nel lungo termine i mercati finanziari, le borse in questo caso, tendenzialmente aumentano. Ok? Quindi l'investimento lo farei a prescindere dal trading, ok? Se uno si occupa di trading non può non fare gli investimenti. Certo. Sì, quindi sì, questo è secondo il mio punto di vista. Sì, sono d'accordo. Chiaramente. Infatti io adesso sto cercando molto di più di fare investimenti piuttosto che trading. Sto imparando a fare trading, però già investo. Certo. Quindi è una cosa che si impara anche col tempo, dato che il trading è un lavoro, è una professione, e quindi dal giorno zero non si può partire pronti. Stessa cosa con gli investimenti, però sono, diciamo, secondo me più semplici da capire. Certo. Poi, sai, bisogna anche vedere a quale livello si approccia al discorso trading e investimenti, perché per esempio nel mio caso io sono appassionato di entrambi.
a volte mi capita, come in questo momento per esempio, c'è stato l'attacco da parte dei droni agli impianti della Saudi Aramco. Ecco che in questo caso per esempio io non faccio trading sul petrolio, però penso che il prezzo del petrolio a causa di questo avvenimento nei prossimi mesi possa salire, quindi faccio una cosa ibrida tra investimento e trading, faccio una posizione che potrebbe durare magari 6 mesi, un anno, compro del petrolio per 6 mesi, un anno. Questo è un ibrido tra trading e investimento, quindi è un qualcosa che nel momento in cui ci si appassiona all'argomento si può fare anche se non si fa trading tutti i giorni. Certo, ma e invece come profittevolezza cosa si punta? Cioè io lo faccio di professione, ho 20-30 mila euro sul mio conto, a quanta percentuale di guadagno devo puntare per riuscire? Tu a quanto punti? All'inizio mese tu dici io voglio fare il 5% questo mese, il 2%. Qual è una percentuale che si può raggiungere senza fare un trading infinitamente rischioso? Ma guarda, diciamo che la percentuale che hai detto tu rimane abbastanza nei canoni di quello che può essere un obiettivo di trading, contando che con i soldi che si dedicano al trading, quindi alla speculazione, chiaramente spingiamo molto di più sull'acceleratore, rischiamo molto di più, ed è il motivo per cui quando riusciamo a ottenere un buon risultato col trading, gran parte di questi soldi li dobbiamo poi investire con la testa su un mercato molto meno rischioso. Quindi per rispondere fattivamente diciamo che un 5% al mese di obiettivo di rendimento su un conto trading è un qualcosa di raggiungibile se lo si fa in maniera seria, costante, dopo chiaramente aver studiato e aver fatto la prova e tutto quello che abbiamo detto prima, però è un qualcosa che si può ottenere, non si riesce a ottenere tutti i mesi in maniera regolare assolutamente, ed è il motivo per cui bisogna sempre mettere un po' di fieno in cascina. Certo, o comunque se si vuole rischiare ancora meno si può differenziare la cosa e avere altri lavori dove c'è lo scambio di tempo e altre rendite, ovviamente, che è quello che stai facendo te con tantissime cose diverse. Esattamente. E poi quello che sto facendo anch'io. Che può essere anche comprare un immobile, quindi metterlo a reddito, cioè la cash cow, diciamo, la mucca dei soldi è il trading. Quando ottieni i soldi poi li investi in vari modi. La cosa importante per rispondere ulteriormente alla tua domanda, quanto serve nel trading per poter vivere, dipende dallo stile di vita, perché se ovviamente facciamo le percentuali che dicevamo prima, se una persona ha bisogno di 5.000 euro al mese per vivere, chiaramente gli servirà un conto da almeno 100.000 euro, capito? Diciamo che per quella che è stata la mia esperienza in questi 20 anni di trading, io ho sempre mantenuto più o meno la stessa cifra dedicata al trading, ma negli anni la cifra dedicata agli investimenti è aumentata molto e oggi come oggi guadagno di più dagli investimenti che dal trading. Capito? Quindi questo secondo me è un po' il segreto. Sì, perché quello è un qualcosa che ti dà sempre più o meno la stessa cifra e invece gli investimenti sono un qualcosa che cresce nel tempo. Cresce, esatto, perché alla fine l'obiettivo di tutti è guadagnare senza lavorare. Certo. Il motivo per cui tu hai aperto il canale... Guadagnare senza lavorare o comunque avere più tempo per fare quel che voglio quando voglio. Esatto, esattamente. E il trading, diciamo, accostato all'investimento secondo me è un ottimo modo per riuscire in questo intento. Ok, perfetto, grazie mille di questa intervista, è stato un piacere. Grazie a te. A posto, 1, 2, 3. 26 minuti.